Assalamu alaikum fratelli e sorelle, rieccoci qua. Vi presento la mia mamma, lei si chiama Patrizia, ovviamente lei è nata cristiana come lo sono nata io. La prima domanda che vorrei fargli è il fatto che comunque io faccio video YouTube, cioè ti piace seguire i miei video, Certo, stai imparando qualcosa di nuovo, hai imparato di più sì, dell'Islam, cioè cose sì. che ti ha colpito tra i video che io ho visto, cioè che tu hai visto No, di me. i video che fai tu sono all'ordine, tanto per dire, variegato prima di tutto. Da un tipo di video a un altro. Eh, Qual è il video che ti ha colpito di più tra i miei video di YouTube? io veramente quello quando parlavi con Federica, mi pare, che parlavate di... non mi ricordo qual è stato, da un paio di mesi. Quello vero con Federica, che hai parlato con Federica. Però, Parlavamo con Federica il mese di Muharram, mi sa, ma però tu mi avevi anche parlato. no, dai, Mi avevi parlato anche del video, quello dei genitori, se non Ah, sbaglio. sì, sì, questo sì. Vabbè, questo era a prescindere, la cosa proprio Cioè, che più... effetto ti ha fatto vedermi piangere, preoccuparmi per te, Ah, papà, questo sì. religione e No, no, giudizio, no, perché sono perché preoccupata, veramente, ovviamente. veramente io neanche lo sapevo. È stato scioccante vedere il video e capire che un indomani quello che succede. Io non lo sapevo. Tu me l'hai fatto scoprire tramite questo E video. come ti sentirai se dovessi... Comunque, hai già capito che comunque al tuo funerale io non so se potrei, cioè, esserci, cioè ovviamente sì, dentro la chiesa, intendo, cioè come ti sentiresti tu adesso pensandoci? È arrivato un Ci certo rimani punto male oppure... di Perché io non cristiana, potrei, cioè io in teoria non potrei pregare per te, perché essendo musulmana le mie preghiere, a bravo, prescindere, non saranno comunque accettate. Quindi accettate, anche se sì. io prego per te, non, Non è, non è non hanno valore quelle bravo, preghiere sì, lì, sì, capito? sì, sì. Quindi c'è, No, diciamo che io ci rimarrei male, ma è arrivato a un certo punto la preghiera non è che deve essere per forza dentro la chiesa, se tu devi pregare a me. E poi a parte questo non ti vedrò, e non sì, capisco. lo so, però pensandoci tu adesso, il fatto che io non ci sarò, dico, che hai dato Però l'avvisato, lo dico, so, lo so, lo so, lo so. Insomma, è scioccante la cosa. ma tu, dico, frequenti il cristianesimo, ti interessa il cristianesimo, No, io cos'è che credi nel cristianesimo? non Cioè credi so. in Dio, no? Allora, ah sì, vabbè, per il discorso qual è? Che io non sono una cristiana praticante, lo devo dire. Cioè, Cos'è sono... che credi di Dio, di Gesù, di tutto, della religione in sé? Cioè, nell'essere che noi siamo qua. Io veramente non è che tanto capisco se è vero all'aldilà ci sarà qualche cosa, se è vero. Però detto da persone che hanno avuto delle esperienze forse di Coma. coma e altre cose, dicono che c'è una luce, c'è Perché una cosa. dovresti credere a qualcuno che parla del Ecco, coma e no alle parole che io ti sto dicendo che lo sono scritte sul Corano Corano, e sì. che comunque sono parole che cioè, sono state dette da Allah tantissimi anni fa, Mm. che tra l'altro le cose che ci sono scritte sul Corano sono accadute Ma e io che no. comunque ci sono cose che noi non possiamo neanche guardare con i nostri occhi. Non so se tu hai seguito il video, tipo quello che descrive, ci sono parti del Corano dove descrive perfettamente l'embrione Ah, sì, 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 della sì. gravidanza, L'evoluzione, l'evoluzione, ti sì. descrive esattamente cosa Questo. c'è nel Sì, cervello, sì, nelle sì, sì. nuvole, nelle montagne, sotto i fondali marini. Sì, sì. Dico, queste sono cose che a me hanno colpito, nel senso come facevano a Sì, ma io scrivere non è queste che cose dico sul che Corano. credo a quello che Cioè, io non ti fa riflettere questa cosa, come mai che nel Corano ci sono scritte tutte queste cose, quando ancora a quei tempi l'uomo non sapeva non neanche sapeva cosa ci fosse niente, sotto sì. il mare, dico, nell'oscurità. Quindi sono cose che comunque bisogna anche rifletterci, perché comunque dici,
com'è possibile che sono scritte queste cose quando Vuol l'uomo dire, neanche aveva le attrezzature per andarle a vedere o per controllare o per certo, studiarle? mancavano. Dico, che differenza vedi tra l'Islam e il cristianesimo E su questi vabbè, punti di già vista? si vede, no, nel cristianesimo la cosa è un pochettino più forse no, superficiale, loro vanno in un altro genere di... Ma nel Corano, come dici te in quel video, mi ha fatto riflettere che è vero, sono strane le cose, come possono essere state Scritte scoperte e scritte. e scoperte dopo, con Sì, l'uomo, dopo tantissimi sì, anni. sì, sì. Dico, questo è uno dei motivi per cui mi sono convertita, comunque, uno dei tanti, perché non è che è solo questo, però dico, il fatto che comunque nel Corano ci siano scritte delle cose che l'uomo non poteva provare in quei tempi, già fa riflettere che comunque quello sia una cosa scritta con cui dobbiamo pensare che è la verità, Mm. cioè rivelata da là, no? Cioè da Dio. Quindi c'è, noi ovviamente passiamo i giorni, andiamo a lavorare, ci Sì, sì. svegliamo, ma a volte non ci rendiamo conto cosa stiamo facendo qui per emergenza, qualsiasi cosa dovrebbe succedere all'aldilà, cioè nel senso non pensiamo mai, e se fosse questo l'ultimo giorno, dico cosa sto facendo, cosa, cioè dove andrò, nel senso io all'inizio quando mi sono convertita cosa ho pensato? Perché non provare? Cioè meglio prevenire, nel senso se c'è qualcosa nell'aldilà, meglio prevenirlo. Così quando arrivo lì io so che ho fatto questo dovere, ho fatto quello che ha detto Allah, ho fatto quello che dice il Corano, arrivo all'aldilà, se veramente è così, inshallah, io ho fatto quello che c'è scritto, ma se non l'avessi fatto, in automatico penso che se ci fosse stato qualcosa nell'aldilà, io non avrei altra scelta che andare nell'inferno, no? Perché comunque non sto seguendo la religione magari giusta e quindi in automatico non andrò in paradiso ma all'inferno. Purtroppo una delle cose con cui a me mi ha fatto male, appunto nei video dei parenti che mia madre ha visto, è stato proprio questo, perché nell'Islam dice chi è che non riconosce che Allah e che il profeta sallallahu alaihi wasallam è il nostro messaggero, non entrerà in paradiso. Quindi in automatico che noi musulmani o convertiti ci stiamo male il fatto che i genitori ancora sono cristiani. Questo è il confronto che volevo fare con mia mamma. Non so se lei voleva aggiungere qualcosa. Mm. Volevi aggiungere Su qualcosa? qualche cosa, questo genere? No, Non so se ti no, va di aggiungere qualcosa. non penso di... No, non ho una Vabbè, mente... un'ultima domanda e chiudiamo qua. Mettiamo il caso non vivi più a Monreale e dovessi vivere con me da sola, tu pensi che potresti avvicinarti all'Islam più facilmente, più liberatamente? Ma io Cosa non è che qua è pensi? perché non mi muovo, perché tanto per dire, Hai penso bisogno agli... di un appoggio comunque, perché comunque Cioè, ma io, allora, non ci siamo. Quello che mi stai dicendo te è come se tanto per dire io qua sono priva di fare una cosa. Io non è che sono, non c'è forse la spinta, non c'è anche l'ambiente giusto che io qua possa capire. da premettere che qui a Palermo abbiamo una moschea, in tutta Palermo, dico, ed è anche lontana da questo paesino in cui mia mamma si trova, E quindi è possa scoprire difficile. delle cose, ecco. Quindi certo c'è di fatto che stando più vicina a me, più vicina diciamo magari a Londra, un posto un po' più lontano, è più probabile che mia madre si potrebbe interessare o magari solo per scoprire cos'è È questo, l'Islam, capire scoprire. di più, cioè alla fine non è che per forza, però dico interessarsi di più. Io devo dire che comunque mia madre è una persona molto aperta, nel senso lei rispetta tutti, qualsiasi religione, Religione, qualsiasi etnia. Mia etnia, madre è stata sempre colori. gentilissima con tutti, cioè quindi se mia madre un giorno dovesse diventare musulmana, cioè sarebbe l'esempio top di tutti quanti, perché è proprio una persona bravissima, veramente.
Io con questo concludo e vi ringrazio anche per tutti i commenti che mi avete fatto. So che qualcuno si è anche preoccupato perché sono sparita per un bel po'. Abbastanza. E quindi oggi pubblicherò appunto questo video e inshallah cercherò di pubblicarli al più presto anche a tanti altri. Io con questo vi saluto e spero di vederci presto. Spero che vi è piaciuta anche la mia mamma che vi ho presentato. Salam aleikum. Assalamu alaikum. Ciao ciao.